Bentornati nella soffitta di Pippo, il posto dove i ricordi hanno il profumo dei vecchi fotoromanzi e il sapore di certe emozioni che non passano mai. Qui la nostalgia si respira in ogni angolo, tra immagini sbiadite e nomi che ci fanno ancora battere il cuore. Oggi parliamo di Franco Gasparri, un uomo che ha incantato milioni di spettatrici con il suo sguardo profondo e ha conquistato il cinema con la stessa intensità con cui affrontava la vita. Ma la sua storia non è solo fatta di applausi e copertine, è un viaggio tra successi clamorosi, dolore, cadute e una forza d'animo che commuove ancora oggi. Franco Gasparri, all'anagrafe Gianfranco Gasparri, nasce il 31 ottobre 1948 a Senigallia. Suo padre, Rodolfo Gasparri, era pittore e illustratore di manifesti cinematografici. Insomma, il cinema ce l'aveva proprio nel sangue. A 12 anni, Franco è già davanti alla macchina da presa, recitando in film peplum come Golia contro i giganti e Sansone, il figlio di Aladino. Ma attenzione, non era solo un ragazzino fotogenico. Quando fa il militare viene assegnato alla Folgore, come paracadutista, un'unità d'élite, e già lì dimostra carattere, coraggio, disciplina, tutte qualità che poi porterà anche sul set. Tornato alla vita civile, inizia a lavorare nei fotoromanzi, e lì esplode. Diventa un idolo per le ragazze dell'epoca. Occhi da tenebroso buono, sorriso ammaliante, look perfetto, in breve, il re dei fotoromanzi. La sua popolarità era talmente alta che ogni giorno il postino gli consegnava pile di lettere delle fan. Un giorno, addirittura, ricevette un mazzo di rose enorme, con un biglietto che diceva: «Queste rose non sono belle quanto te, ma sono il meglio che ho trovato». E lui, ridendo, disse: «Se va avanti così, devo prendere in affitto un magazzino solo per i regali delle fan». Poi arriva il cinema. Nel 1975 il suo volto conquista anche il grande schermo con Marchi il poliziotto, diretto da Stelvio Massi. È un successo incredibile. Il film genera 2 sequel e lancia Gasparri tra le icone del genere poliziottesco. Il suo personaggio, Marc Terzi, è duro, carismatico, credibile. Merito anche del fatto che Franco, le scene d'azione, se le faceva da solo. In una scena con la moto, per poco non finisce addosso a una bancarella. Ma riesce a evitare il peggio e porta a casa la scena, da applausi. E con la solita ironia dice al regista: «Stelvio, se mi schiantavo, almeno ti portavi a casa la scena più realistica del film». Nel frattempo, Franco si innamora e sposa Stella Carnacina, attrice e cantante. Dalla loro unione nascono 2 figlie, Beatrice e Valentina. Una famiglia bellissima, ma che dovrà affrontare una prova durissima. Nel 1980, a soli 34 anni, Franco ha un gravissimo incidente in moto nei pressi di Roma. Le cause non sono mai state chiarite del tutto, ma da quel giorno resta paralizzato. Eppure, anche lì dimostra una forza fuori dal comune. Pare che subito dopo l'incidente, mentre era ancora lucido, cercasse di rassicurare chi gli stava accanto. Costretto su una sedia a rotelle, Franco pronuncia una frase che resterà simbolo del suo carattere: «Non ho smesso di vivere, ho solo dovuto imparare a farlo diversamente». La sua famiglia gli resta vicino, Stella non lo abbandona mai e le figlie diventano la sua luce. C'è un episodio che merita di essere raccontato. Un giorno, per spiegare alle bambine perché non potesse più alzarsi, Franco dice loro: «Papà è diventato un re e questa è la mia carrozza». Trasformano quella carrozzina in un trono regale, decorandola con disegni e fiocchi. Una scena tenerissima che dice tutto su di lui. Negli anni successivi, Gasparri vive lontano dalle luci della ribalta, ma non perde mai l'affetto di amici e colleghi. Tutti lo ricordano come una persona gentile, ironica e piena di dignità. E anche se la salute peggiora, lui non smette di sorridere, soprattutto per le sue figlie. Purtroppo, il 28 marzo 1999, Franco Gasparri ci lascia. Aveva solo 53 anni. Le complicazioni dovute alla paralisi, le infezioni, i dolori cronici. Una battaglia durissima che però ha affrontato fino all'ultimo con coraggio. Accanto a lui, come sempre, Stella, Beatrice e Valentina. Franco Gasparri non è stato solo un attore, un modello, un volto bellissimo. È stato un esempio di forza, dignità e amore. Uno che, anche nella tragedia, ha saputo restare uomo vero. E oggi, a distanza di anni, resta nei cuori di chi lo ha amato sullo schermo e fuori. Se anche tu ti sei emozionato ascoltando questa storia, iscriviti alla soffitta di Pippo e attiva la campanella.
Ogni settimana una nuova pagina di cinema italiano, di quelle che fanno venire i brividi. Lascia un like se il video ti è piaciuto e nei commenti raccontaci chi vorresti riscoprire insieme a noi. Ci vediamo alla prossima puntata con un'altra storia da custodire. Nella soffitta.